Allora, proviamo a immaginare per un attimo di progettare una metropoli all'avanguardia, grattacieli scintillanti, infrastrutture perfette, mezzi pubblici velocissimi. Uno scenario ideale, insomma. Esatto. C'è però, diciamo, un dettaglio critico. Le porte d'ingresso degli edifici, dei negozi e delle stazioni vengono costruite in modo che una persona su 5, fisicamente, non possa proprio entrarvi. Beh, sarebbe considerato un disastro ingegneristico, oltre che sociale, senza precedenti. Assolutamente. Eppure per decenni abbiamo costruito esattamente in questo modo il nostro mondo, sia quello fisico che quello digitale. E per chi ci ascolta, la missione di questa esplorazione odierna è proprio decodificare una vera e propria rivoluzione normativa e culturale. Una rivoluzione che sta per stravolgere totalmente le regole del gioco. Proprio così, stiamo parlando del passaggio epocale dell'accessibilità e dell'inclusione da semplici, diciamo, concetti etici a vere e proprie regole imprescindibili, sostanzialmente il nuovo sistema operativo della nostra società. Ed è un cambio di paradigma monumentale, guarda. Smantella decenni di progettazione esclusiva. Fino a pochissimo tempo fa si pensava all'inclusione un po' come a un'aggiunta. Una verniciata finale, diciamo. Esatto, una verniciata finale. È giusto per dimostrare sensibilità sociale. La classica casella da spuntare. Oggi, invece, la traiettoria è completamente diversa. Analizzando i dati demografici, le recenti direttive europee e gli standard tecnici, come quelli elaborati dall'UNI. L'ente italiano di normazione, per l'appunto. Certo. E da tutto questo materiale emerge un quadro chiarissimo. L'accessibilità non è più una concessione compassionevole. È diventata un diritto strutturale, sancito tra l'altro dall'articolo 9 della Convenzione ONU. Che riguarda i diritti delle persone con disabilità, giusto? Corretto. E la definisce proprio come una precondizione vitale per l'indipendenza. E guarda, per comprendere davvero la magnitudo di questa trasformazione, bisogna prima di tutto guardare in faccia i numeri, perché sono francamente impressionanti. Sono numeri che cambiano la prospettiva, infatti. Cioè, a livello globale parliamo di 1,3 miliardi di persone che vivono con una disabilità. È il 16% della popolazione mondiale. E spostando l'obiettivo sull'Europa si superano ampiamente i 100 milioni di individui. Un sesto della popolazione, praticamente. E in Italia? In Italia la cifra si attesta a circa 13 milioni di persone. Stiamo parlando di quasi il 22% della popolazione nazionale. E quindi la vera domanda è cosa significa tutto questo a livello pratico per la nostra società? Significa che il vecchio modello, quello puramente medico e assistenzialistico, è definitivamente collassato sotto il peso della realtà. Cioè non regge più? Esatto. Fino ad oggi il sistema ha sempre trattato la disabilità un po' come un problema da curare, o peggio, da parcheggiare ai margini della vita produttiva. Ci si concentrava solo su ciò che la persona non poteva fare. Il deficit, insomma. Proprio così. In Italia, però, stiamo assistendo al superamento di questa logica con il Decreto 62 del 2024. È un provvedimento che riflette molte delle urgenze sollevate anche durante il recente G7 Inclusione e Disabilità. Ah, certo, se ne è parlato molto. E il cuore pulsante di questo decreto è l'introduzione del progetto di vita. Ecco, fermiamoci un attimo su questo termine, perché progetto di vita suona benissimo sulla carta, ma facendo un po' la scettica, il rischio è che diventi l'ennesima formula burocratica mezza vuota. Cioè, come funziona nella pratica? È una paura legittima, ma il meccanismo è radicalmente diverso rispetto al passato. Prima, per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile, un cittadino doveva affrontare un vero labirinto kafkiano. Commissioni, scartoffie infinite. Esatto. Commissioni mediche su commissioni, valutazioni basate unicamente sul deficit. Il progetto di vita, invece, la cui sperimentazione è partita a gennaio 2025 in 9 province e si estenderà ad altre 40 entro febbraio 2026, questo progetto ribalta la prospettiva. In che senso la ribalta? Si passa dal modello medico puro al modello biopsicosociale. Le istituzioni non si limitano più a, certificare una menomazione per dare un sussidio. Si siedono a un tavolo con la persona per coprogettare il suo futuro. Ah, quindi c'era una collaborazione attiva. Certo. La domanda cambia completamente.
Non ti chiedono più quali sono i tuoi limiti clinici, ti chiedono quali sono le tue aspirazioni, i tuoi talenti e di quali strumenti hai bisogno per esprimerli nella società e nel lavoro. L'obiettivo è sburocratizzare il processo, finanziando l'indipendenza, non la dipendenza. Ok, questo passaggio mi sembra fondamentale e voglio analizzarlo bene, perché questo approccio orientato al talento e al diritto civile va a scontrarsi con una scadenza imminente. Una scadenza che sta letteralmente togliendo il sonno a moltissimi amministratori delegati. Eh sì, l'European Accessibility Act. Esattamente, che entrerà in vigore il 28 giugno 2025. Ora, facendo di nuovo un po' l'avvocato del diavolo, per il tessuto economico italiano, che è fatto per lo più di piccole e medie imprese, queste mega direttive europee suonano spesso come un incubo. Un incubo normativo calato dall'alto, sì. È una critica frequente. E la mia provocazione è questa, cioè stiamo parlando di una reale volontà di creare inclusione o le aziende si stanno agitando adesso solo per il terrore di prendere sanzioni devastanti? Guarda, l'aspetto affascinante qui è l'equilibrio pragmatico che la direttiva cerca di instaurare. Da una parte non fa sconti. Da giugno 2025 prodotti e servizi cruciali, parliamo di e-commerce, home banking, smartphone. Anche le app mobili, credo. Assolutamente. Anche i terminali self-service e le app dovranno essere obbligatoriamente accessibili a chiunque. La legge impone che lo spazio digitale diventi uno spazio pubblico reale, a tutti gli effetti. Però per la piccola azienda. Ecco, dall'altra parte il legislatore non è cieco di fronte alle difficoltà della piccola start-up o del negozietto. Sono previste esenzioni millimetriche per le microimprese. Chi ha meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo inferiore ai 2 milioni di euro non subirà l'obbligo immediato. Ok, questo rassicura la piccola bottega che magari vende i prodotti tipici online. Serve proprio per evitare che i costi di adeguamento distruggano i piccoli attori economici, infatti. Ma per i grandi player? Nel senso, le catene di abbigliamento, le banche, i supermercati online, compagnie aeree. Per chi supera quelle soglie, l'impatto sarà sismico. Non ci sono scappatoie. Non adeguarsi porterà a sanzioni pesantissime. Nel contesto italiano sono supervisionate dall'Agid. L'Agenzia per l'Italia Digitale. Esatto. E queste multe possono arrivare fino a 500.000 euro o spingersi fino al 5% del fatturato annuo. Il 5% del fatturato è un'enormità. E in casi estremi di non conformità è previsto addirittura il ritiro forzato del prodotto o del servizio dal mercato. Non parliamo più di una tirata d'orecchie, parliamo di un rischio finanziario capace di azzerare i margini di profitto di un'intera multinazionale. Cioè in un singolo trimestre ti spazzano via. E una multa del 5% prende l'argomento accessibilità e lo tira fuori dal Dipartimento delle Risorse Umane o della responsabilità sociale e lo scaraventa direttamente sul tavolo del Consiglio di amministrazione. Diventa un tema di sopravvivenza aziendale puro, senza dubbio. Tra l'altro, per misurare quanto questa trasformazione stia permeando la nostra cultura, basti pensare che recentemente l'Enciclopedia Treccani ha inserito la voce accessibilità digitale tra i suoi neologismi. Ah, davvero? Questa è una certificazione culturale importante. Quando l'istituzione per eccellenza della lingua italiana codifica un termine del genere, significa che, insomma, il tessuto stesso della società è cambiato. È cambiato, sì, e richiede regole ingegneristiche estremamente precise. Le aziende non vengono lasciate lì a, interpretare in modo filosofico cosa significhi essere accessibili. Niente linee guida vaghe, insomma. Zero. L'European Accessibility Act si appoggia su uno standard tecnico mastodontico, la norma UNI-CEI-EN 301-549, che per il web fa diretto riferimento alle linee guida internazionali WCAG 2.1 a livello AA. Quella sigla è un po' lo spauracchio degli sviluppatori. Ed è il vero motore sotto il cofano della rivoluzione. Non ti suggerisce, genericamente, di fare siti più belli, data parametri matematici rigorosi. Allora, provo a tradurre questo aspetto per chi magari non mastica codici e software tutto il giorno. Mettiamo caso che un'azienda debba rifare il proprio sito di e-commerce. Come si applicano questi parametri, cioè nella vita reale di un utente? Allora, pensiamo a una persona con una disabilità visiva severa, che naviga su un sito per comprare, mettiamo, un biglietto del treno. Ok. Questa persona non userà un mouse o uno schermo tradizionale. Userà uno screen reader, cioè un software che legge ad alta voce il codice della pagina web. Se il sito è costruito male, senza i tag descrittivi per le immagini o con un codice tutto incasinato,
Cosa succede? Succede che lo screen reader leggerà una sequenza incomprensibile di lettere e numeri o salterà interi blocchi di informazioni. L'utente semplicemente non riuscirà mai a completare l'acquisto. La norma tecnica obbliga lo sviluppatore a strutturare la gerarchia della pagina in modo logico, affinché il software possa leggerla in modo fluido. E immagino non riguardi solo chi non vede. Assolutamente no. Le norme impongono ad esempio contrasti di colore specifici per il testo, che sono fondamentali per chi ha problemi di vista legati all'età, o regole ferree sulla navigazione tramite la sola tastiera, per chi ha difficoltà motorie e non può impugnare un mouse. Ed è qui, guarda, che la cosa si fa veramente interessante, perché c'è un falso mito che serpeggia spesso negli ambienti corporate, un'idea anche un po' cinica, secondo cui, pur di non rifare da zero interi portali complessi, le grandi corporazioni avrebbero già messo a budget i soldi per pagare le multe. Il classico ci costa meno la sanzione. Esatto, come a dire ci costa meno la sanzione che pagare 100 sviluppatori per 6 mesi. Ma analizzando a fondo i flussi commerciali dai nostri materiali, questa visione si sgretola totalmente. Si sgretola perché è miope. Infatti, il vero errore strategico non è rischiare la sanzione, è rinunciare ai profitti. Le organizzazioni più all'avanguardia hanno smesso di vedere l'accessibilità come una tassa governativa. L'hanno inquadrata per quello che è, cioè un enorme vantaggio competitivo. E questo passaggio dalla paura del bastone all'appetibilità della carota è evidentissimo anche quando si guarda al mondo del lavoro. Un esempio illuminante che abbiamo tra le fonti è la prassi UniPDR15. Quella sull'inclusione lavorativa, giusto? Esatto, promossa inizialmente dalla Regione Lombardia. Questa prassi praticamente distrugge l'idea novecentesca delle quote obbligatorie. Ah, il vecchio sistema. Sì, in cui l'azienda assumeva una persona con disabilità solo per legge. Le dava una scrivania in fondo al corridoio, mansioni del tutto irrilevanti e, insomma, si considerava a posto con la coscienza. Che poi, voglio dire, era la massima espressione dell'inclusione come pura conformità burocratica. Il trionfo dell'ipocrisia aziendale, se ci pensiamo. Esatto. Invece la nuova prassi introduce il concetto di inclusione sartoriale. Sartoriale? Mi piace questo termine. In che senso? Si cuce il lavoro lavorativo non si improvvisa. Richiede un'analisi preventiva dell'ambiente di lavoro, delle postazioni, dei software che l'azienda usa e soprattutto delle competenze specifiche della persona che si sta assumendo. Si cuce il lavoro addosso alla persona. Perfetto. Si modella il processo lavorativo attorno ai talenti e ai ritmi dell'individuo, fornendo quelli che si chiamano accomodamenti ragionevoli. Un'azienda che applica questa prassi non sta solo sistemando le carte per evitare le multe. Sta facendo innovazione interna. Assolutamente. Sta integrando nel proprio ciclo produttivo prospettive diverse, che portano spesso a soluzioni fuori dagli schemi. E tra l'altro riducendo il turnover e aumentando il benessere generale di tutti i dipendenti. Una progettazione su misura, quindi, che ci porta diretti a un altro settore che, numeri alla mano, sta subendo una vera e propria scossa tellurica. Parliamo del mercato della pubblicità. Settore interessantissimo e in forte cambiamento. C'è un focus formidabile sulla cosiddetta pubblicità accessibile, normata da un documento specifico, la prassi UniPDR 164, elaborata, pensate un po', in collaborazione con Rai Pubblicità. E la cosa pazzesca è che questo progetto ha appena vinto un riconoscimento globale importantissimo, il WFA President's Awards 2025. Un bel traguardo per l'Italia. Per capire perché il mondo del marketing stia improvvisamente prestando così tanta attenzione a questo tema, dobbiamo tornare a quella statistica di apertura, i 13 milioni di italiani. Quel famoso 22%. Esatto. Cioè, rendere uno spot pubblicitario accessibile, cosa significa in pratica per un'agenzia? Significa dotarlo di sottotitoli fedeli e perfettamente sincronizzati. Significa inserire audiodescrizioni che raccontano ciò che accade sullo schermo durante le pause dei dialoghi. Dettagli che altrimenti andrebbero persi. Certo. E significa anche utilizzare linguaggi chiari senza sovrapposizioni sonore disturbanti. E dal punto di vista commerciale significa finalmente parlare a quel 20 o 25% di persone che fino ad oggi ricevevano un messaggio monco, incomprensibile o totalmente invisibile.
E questo, guarda, è il momento aha per eccellenza per chiunque faccia business. Pensiamo ai brand globali, cioè investono decine di milioni di euro in campagne pubblicitarie faraoniche, pur di guadagnare uno 0,5% di quota di mercato in più rispetto ai concorrenti, giusto? Si svenano per percentuali irrisorie, certo. Eppure, in modo del tutto irrazionale, per decenni hanno ignorato un segmento di mercato latente del 25%, semplicemente perché si ostinavano a non inserire un banalissimo file audio descrittivo nel loro video. Stiamo parlando di abbattere le barriere non solo come imperativo morale, ma per sbloccare un mercato invisibile gigantesco. Stanno convertendo i diritti civili in una straordinaria operazione di espansione commerciale. Senza dubbio. E se colleghiamo questo al quadro generale, emerge un pattern chiarissimo. Quale sarebbe? Quello che sposta il focus dall'intervento a valle alla pianificazione a monte. L'accessibilità oggi non accetta più la logica del requisito minimo. Pensiamo ad esempio a come vengono disegnati gli spazi fisici, no? Normati da documenti come la UNI ISO 2154. O la UNI CIN 1710, se ricordo bene. Esatto. E il cuore pulsante di questi standard si chiama Universal Design, cioè la progettazione universale. E mi interessa moltissimo capire la differenza pratica rispetto al passato, cioè come cambia l'approccio di un architetto con l'Universal Design. Allora, nel passato la mentalità era quella della retrocompatibilità forzata. Diciamo che un architetto disegnava un bellissimo palazzo storico o un museo con una maestosa gradinata d'ingresso. Bellissima da vedere, certo. Poi, puntualmente, arrivava il requisito di legge sull'accessibilità. E come soluzione veniva saldata una rampa di metallo goffa, ripida e spesso nascosta sul retro dell'edificio, magari vicino ai bidoni della spazzatura. Una cosa terribile, oltre che umiliante. Ecco, quello non è Universal Design. Quella è un'aggiunta umiliante. L'Universal Design invece impone che quello spazio venga concepito, fin dal primissimo schizzo, affinché l'ingresso principale sia fruibile da chiunque, in modo fluido, autonomo e dignitoso. Nessuna entrata di serie B. Esatto. Può essere una leggera pendenza integrata armonicamente nel paesaggio, che risulta comodissima per l'utente in sedia a rotelle, ma pensiamoci, lo è anche per il genitore che spinge un passeggino pesante. O per la persona anziana, o banalmente il viaggiatore con un trolley pesante. Precisamente. Si progetta un'unica soluzione eccellente per tutti, fin da subito. Progettare per tutti fin dall'inizio, invece di correggere gli errori alla fine, è un concetto potentissimo, ma diciamo richiede che le aziende abbiano al loro interno persone capaci di pensare in questo modo. E qui confesso che c'è un pregiudizio diffuso. Sul concetto di standardizzazione. Sì, per i non addetti ai lavori la parola standardizzazione evoca scenari di una noia mortale, fogli di calcolo interminabili, ispettori con la valigetta, scartoffie grigie. Eppure leggendo i materiali scopriamo che la standardizzazione è diventata persino materia di studio accademico, con lezioni dedicate all'Università Bocconi. È un cambio di passo notevole. E l'UNI stesso, l'ente che crea questi standard, li applica internamente con risultati strepitosi. Hanno ottenuto quasi il 99% nel DNI Self-Assessment 2025 e aderito alla Carta per le pari opportunità. Cioè non è roba da burocrati, è pura strategia di impresa. E guarda, la normativa accompagna proprio questa fame di nuove competenze. Lo testimonia la norma UNI 11814, che struttura e certifica i professionisti dell'innovazione, dai ruoli operativi fino al Chief Innovation Officer, affiancandosi poi alla più ampia ISO 56000. Che riguarda la gestione dell'innovazione in generale. Certo. È la risposta più solida che si possa dare a un campanello d'allarme che sta suonando in tutta l'Europa. Il famoso rapporto Draghi sulla competitività del continente mette nero su bianco una necessità disperata. Ci servono competenze qualificate e trasversali. Specialmente oggi, con tutto quello che succede. Assolutamente. Oggi le organizzazioni si trovano a dover assorbire gli urti dell'intelligenza artificiale, le rivoluzioni della sostenibilità, i continui cambiamenti demografici. Per sopravvivere devono diventare antifragili. Un concetto che va anche oltre la semplice resilienza, se non sbaglio. Sì, non devono solo incassare il colpo senza rompersi. Devono evolvere e prosperare proprio grazie allo stress e all'incertezza del mercato. E la dura realtà è che un'azienda non potrà mai essere veramente antifragile se si chiude a riccio,
privandosi del talento, della creatività e della prospettiva vitale di quasi un quarto della popolazione. L'inclusione è il vero motore dell'innovazione. Mettendo in fila tutti i pezzi di questo intenso percorso concettuale, il quadro che emerge lascia a bocca aperta. Siamo partiti dalla base umana, quei 13 milioni di italiani per cui l'inclusione non è un bel discorso da fare nei convegni, ma è una necessità legata alla propria libertà personale. È una questione di civiltà, prima di tutto. Abbiamo poi esplorato la tempesta perfetta, in arrivo a giugno 2025, dove l'Unione Europea costringerà il mondo digitale a smettere di ignorare una fetta immensa di utenti. Abbiamo decostruito il mito del costo, scoprendo che la pubblicità accessibile e l'inserimento lavorativo sartoriale aprono praterie commerciali inedite e liberano energie produttive finora sprecate. Il bilancio finale, insomma. Sì, il punto d'arrivo è chiarissimo. Il design for all, la progettazione per tutti. Non è un semplice slogan del Dipartimento Etico, è diventato il nuovo e ineludibile standard operativo su cui si fonda l'economia moderna. E arrivati a questo punto, analizzando la traiettoria che passa dal rattoppo dell'ultimo minuto alla progettazione universale, credo emerga una riflessione quasi filosofica. Vai, sono curiosa. Considerando che le barriere di cui abbiamo parlato, i siti web inaccessibili, le città piene di ostacoli, le gerarchie aziendali rigide, sono tutte, alla fine, infrastrutture create dall'essere umano. Le abbiamo fatte noi, certo. Se in un futuro riuscissimo davvero ad applicare radicalmente la progettazione universale in ogni singolo millimetro della nostra società, sorge spontanea una domanda. Il concetto stesso di disabilità smetterebbe forse di esistere? Ah, wow! Viene da chiedersi se, in fin dei conti, la disabilità non sia mai stato un problema medico o una condizione intrinseca della persona, ma semplicemente il risultato tangibile di un mondo che, per pura e semplice pigrizia, è stato progettato malissimo per troppo tempo. Alibi? Ci lascia con un'unica grande consapevolezza. Il design delle nostre città, della nostra tecnologia e della nostra società è sempre e solo una scelta. E le scelte sbagliate, per fortuna, si possono riprogettare. Esattamente. Per chi ha ascoltato questo nostro approfondimento odierno, la speranza è che queste chiavi di lettura offrano nuovi strumenti per osservare e influenzare positivamente la realtà che sta cambiando attorno a tutti noi. Decodificare queste nuove regole oggi significa capire come muoversi con successo nel mondo di domani. Alla prossima esplorazione.